Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista ti pensa così dopo lo scarto, ovvero la ex del narcisista come vive nella sua mente dopo il suo scarto, lo scarto del narcisista nei confronti della ex. Naturalmente la mente di ciascuno di noi è sempre irriducibile, non si potrà mai leggere all'interno di una mente e di un'anima, anche se in certi casi possiamo prefigurarci quali idee possono a grandi linee percorrere una mente. E senza contare che esiste anche il fenomeno della telepatia, ne ho parlato in molti video, anche in interviste, con importanti ricercatori in merito. Si dice che la scienza è predittiva e anche tanti comportamenti umani, quindi lo sono, così come lo sono molti pensieri. E pensiamo che ci sono già da molto tempo, da diverso tempo, delle macchine per leggere il pensiero. Sono macchine ad infrasuoni ed elettromagnetiche, che in pratica sono in grado di leggere le onde cerebrali. Anche noi possiamo fare molto in fatto di lettura della mente e del pensiero anche senza questi strumenti, ma unicamente grazie al nostro stesso pensiero, alla nostra mente. Ma non solo, perché in questo caso rientra anche la nostra sfera, la nostra parte più spirituale, animica, e cosa che dipende per esempio anche molto dalla nostra conoscenza. Quindi, ad esempio, quanto più avrai conoscenza di una certa persona, tanto più naturalmente potrai entrare anche nella sua mente. Ma per conoscere bene una persona non basta solo frequentarla e interagire con lei, anche se queste sono cose chiaramente imprescindibili e fondamentali per la conoscenza stessa di quella determinata persona. Ma quanto più avrai anche una conoscenza estesa del mondo in cui vivi, della realtà in cui vivi, e tanto più accresciuta sarà anche la conoscenza di una persona che hai frequentato e di una persona determinata che più ti interessa. La psicologia naturalmente viene in aiuto, ma in aiuto viene anche l'intuito, l'avere una visione creativa del mondo che ci attornia, avere una percezione critica delle cose e quindi anche un intuito ed un senso critico allenati. Nel caso del rapporto con il tuo ex o la tua ex, devi valutare soprattutto gli ultimi tempi della vostra relazione con il tuo ex o la tua ex e quanto, per esempio, lo hai percepito lontano o distaccato e quando, ad esempio, magari lo hai anche percepito preso da altro, da qualcos'altro, magari un'altra donna, e da quanto c'era in lui questo interesse magari per questa persona, perché se è un interesse che magari lui covava già da molto tempo o da un tempo significativo, allora è più probabile che lui stia investendo in modo molto più importante nella nuova relazione. Quindi gli resterà ben poco spazio a quel punto per pensare o ripensare a te. Se poi magari avete anche litigato in maniera accesa e lui ti ha riversato addosso tutta una serie di accuse, probabilmente eccessive quando non infondate, come spesso accade nel caso di un narcisista che, come ormai sappiamo bene, grazie a tanti video di Tu ed Io, il narcisista usa i litigi, ma anche le accuse pretestuose e cavillose proprio come pretesto per chiudere la relazione. Questi agganci nel narcisista potranno consolidarsi in lui o in lei, perché mi riferisco sempre anche a una donna narcisista. Agganci mentali che insomma potranno essersi solidificati nella mente del narcisista. Soprattutto se gli hai dato modo di consolidarli ulteriormente tramite, ad esempio, richieste da parte tua di chiarimenti o rimbrotti o controaccuse, perché le controaccuse sono sempre un modo per far sì che il narcisista dia ancora più importanza ai suoi pretesti, cementandoli dentro di sé. Scardinarli dalla sua mente sarà in questo caso difficile e solo in un momento per lui di grande penuria approvvigionativa potrà ripensare eventualmente a una ex che prima ha svalutato nel peggiore dei modi e nel più granitico dei modi. Oltre al fatto che in questo caso andrebbe approfondita la conoscenza anche del tuo ex per poter dire qualcosa nel modo più preciso.
Quindi, come dico sempre, va sempre comunque approfondito il caso specifico e particolare, perché le varianti in gioco sono sempre tante e a volte anche le piccole sfumature hanno la loro importanza. In caso lo possiamo fare ovviamente in altra sede. Intanto ti saluto, ti abbraccio forte, sempre felice di averti con noi e di sapere innanzitutto come stai, di rispondere alle tue domande e di leggerti. Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.